Buongiorno Buongiorno tribù, tribù. inizia a piovere. Accendiamo la telecamera, inizia a piovere. Molto Mannaggia, bene. mannaggia. Ce la giochiamo comunque, andiamo a arrampicare comunque. Sta facendo 3 gocce. Siamo a Buccheri? Buccheri. Sopra la Val di Noto, da Noto andare su tutta la Val di Noto, in mezzo alle montagne È siciliane. tutta la mattina che fa così, guardate. Fa scrosci di 30 secondi, un minuto. Goccette, poi Piove giustamente sabbia. abbiamo pulito la macchina. E in più non è che solo piove sabbia, Piove sabbia. quindi vabbè, come prima la macchina, no vabbè, almeno abbiamo tolto il sale. Però è un classico, vai a pulire il furgone alla macchina e piove. È un classico, sì. Andiamo a vedere cosa facciamo. Andiamo a vedere la zona di arrampicata e poi E decideremo. poi vedremo. Sì. Prenderemo una decisione. Vediamo come evolve il tempo. Danno pioggia alle 5, vediamo se ci azzeccano o no. Vediamo come. Questo in Spagna lo chiamano cirimiri. Cirimiri, quella pioggerellina che non è pioggerellina che scende solo per romperti le scatole. Che poi Cirimiri. manco bagna il prato, niente, giusto Cirimiri. per fastidiare. Fastidiare mi sa che non Per è. dar fastidio. Per dar fastidio. Molto bene, ce la possiamo fare. Vedete? C'è un sole che spacca le pietre. Non troppo forte, amore, che ieri quando l'ho detto io. Ma stavolta lo dico io, arrivata sei tu che non devi dirlo. Dietro? Dietro là è nero, ma Vabbè. nero. Non sappiamo se è nebbia o è nero, si vede anche dalla telecamera. Dietro di noi, nero. Ce la giochiamo. Già che abbiamo fatto chilometri fino a qua, ce la giochiamo e ci andiamo a fare una bella arrampicata. In teoria bisogna scendere da qua, ma è un po' bagnato. Ci sono tipo dei gradini molto alti per i cani, quindi non rischiamo, direi. E andiamo a vederci un'altra falesia, perché non ci fidiamo, quindi sì che la rischiamo, però non siamo incoscienti. Soprattutto perché è un po' bagnaticcio, i cani sì che scenderebbero, ci sono tipo delle corde dove ti devi attaccare, però ci sono degli scalini troppo alti per i cani e non vogliamo che si facciano male. Andiamo a vedere l'altra. Molto bene! Un minuto dopo abbiamo riparcheggiato e andiamo a vedere quell'altra. Qua almeno c'è una macchina parcheggiata. Vorrà dire qualcosa. Andiamo a vedere, va? Lorenzo ne è già andato, eh. Non preoccupatevi che ha detto, ah, sono qua, me ne vado. Ciao ciao. Noi volevamo andare a quella lì che erano un po' più altine, però non ci siamo potuti scendere. Queste sono corte, è come arrampicare in una palestra di roccia. Sono 12 metri massimo, però ci accontentiamo. Se ci lascia un po' arrampicare, almeno quella. Però dalle foto sembrava molto meglio. Oh, l'altro era molto meglio, Mm. però vabbè. Fai niente, Ci amore. si può arrivare, poi c'è sempre un gradone lì che i cani, boh, non so se riescono a farlo. Ci accontentiamo e arrampichiamo un po' qua finché ci lascia arrampicare e niente. Non sempre è Natale. Molto bene, è iniziato a piovere con il sole e adesso sta cadendo bene, eh? Mi sa che ci sbatte fuori, Piere. Mi sa di sì. Ma io non dico niente. Però la roccia è super carina, eh? Sì, peccato Bella, che bella.
po' corti. Gli mancano metri. Mi mancano metri. Che... Voi che sta piovendo. Te ne può fregare di meno, no? La Cina qua sotto al riparo. Ma voi dice, piove, mi faccio la doccia gratis. Anche No, tu hai ragione, amore mio, eh? Poi ha iniziato a piovere e si è proprio spostato da sotto l'albero e è andato proprio a prendere la pioggia. L'ho visto prima. Arrampicato, ci ha fatto arrampicare alla fine. Per adesso è arrivata un'umidità che lo zaino è bagnato, cioè Sì, i bagnato, è umido. capelli. No, io sono appiccicoso e i cani pure. Sì, e io freddo. Che strano. Che strano che c'è freddo. Fa Andiamo verso freschetto. il furgone che come si è fatto un po' tardi, abbiamo deciso di passare un'altra notte qua. E vediamo come va il tempo. E vediamo come va il tempo domani. Magari ci va di fortuna e possiamo fare altre cosine qua, però. Da mercoledì, domani martedì, sì. Da mercoledì arriva il freddo, quindi il freddo che si parla, siamo alti, no? Siamo abbastanza alti. Non so quanto siamo, non ho guardato Però però. parlano di 11 gradi di massima. E io agli 11 gradi me ne vado. Ciao, Ciao 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 ciao, che è ora d'estate. Ciao ciao. No, ma il Sulpier di qua diceva, no, Buccheri non è tanto alto, ma va. Ieri abbiamo visto un cartello con il segno che Obbligo di pneumatici da neve. pneumatici e lui. Ma no, amore, ma va, non vedi che qua non stiamo andando tanto in su. Ma ci sono ulivi e carrubi. 820 metri d'altezza. Ma che strano vedere carrubi e ulivi a 800 È come San Bartolomeo, più o meno, Beh, siamo lì. uguale, gli ulivi a San Bartolomeo non No, ci di sono. altezza, di altezza, di altezza. Però qua può nevicare. Per quello mercoledì scendono le temperature. A Buccheri gli dico, cius cius, bye bye, adios, see you. Per la seconda notte consecutiva. Questo è il nostro parcheggio. Non ce ne sono. Stiamo cercando però. Ho chiesto anche a gente del paese. Non ci possono aprire un giardino di qualche casa, no? Io glielo pago, mi apri il giardino, track. Qua dietro c'è un parco, però il problema di questo parco è che chiude i cancelli e Mi sa i che locali ci hanno detto di fare attenzione perché di solito lo aprono solo il weekend, ci manca solo che rimaniamo sì, dentro rimaniamo dentro. fino a sabato, un po' lunghetta, Un po' lunghetta sì, ma no. Niente. quello che è. Adesso cerco ancora un po', non mi do per vinto, però vediamo. Vediamo. Le idee del Sulpier. Le idee del Sulpier. Ha visto una chiesa, ha detto andiamo a dormire alla chiesa. Amore, sei sicuro? Guarda che è in piedi, Adesso abbiamo fatto il primo pezzo, basta. Non credo che se dormiamo davanti a una chiesa qualcuno ci dice qualcosa. Non è una chiesa, è sì, una cappelletta. Ho sentito il con boulet. A noi non ci piacciono i parcheggi, non ci piacciono. Adesso dobbiamo vedere se passiamo. Eh. Sembrava più largo là sopra. Passati ci siamo passati a pelo, vado a vedere se c'è uno slargo, perché sennò
come ci giriamo. Andiamo a vedere, Beh, la vista direi mica male. C'è anche una sedia fuori, perché c'è una sedia fuori? No, direi che non c'è uno slargo. Qua non ci giriamo. Mo deve tornare indietro. Molto bene. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Tira! Dalla sopra sembrava molto più grande. Beh, Sembrava se un bel... eravamo da soli sì che ci stavamo. Sì, ti metti così dentro al prato che era un po' un piano, metti lì... Però dobbiamo sempre calcolare che siamo due macchine. Cioè un furgone e una macchina abbastanza larga. Abbiamo un'altra possibilità. Andiamo a vedere l'ultima possibilità e speriamo in Era bene. carino questo, Questo era carino, c'avevi tutta la vista sul paesino. Però andiamo a vedere l'ultima possibilità che ci rimane. Non ne abbiamo altre, se no dobbiamo tornare al parcheggio. Molto bene, molto bene. Volete sapere dove siamo tornati? Ai Dove? ai ai. Allo stesso parcheggio di ieri, quello che avete visto stasera. Quello brutto. Quello brutto brutto. Siamo andati a vederne un altro, però il problema è che non c'era internet. Ma proprio 0000. Ed eravamo sotto delle antenne della televisione. Per una notte non fa niente, era un po' più isolato per i cani, però. Va così, va così. Quello della chiesetta era bello, però già noi abbiamo dato... cioè, abbiamo girato il furgone proprio a Era pelo. stretto, Se vai su con un camper, penso che non ci vai su. Uno per il peso, perché la salita È iniziale così, tocchi, non abbiamo toccato per un pelo. E poi E non se ci arrivi scendi. su, non Se giri. hai fatto tu manovra a pelo? Sì. No, però bello, eh. Quello era bello. Sì, c'è tutta la vista Peccato. sul paese. Sì. E arrampicata, ci ha fatto arrampicare oggi. La Falesia non è una delle migliori. Abbiamo visto Falesie più La belle. roccia è bellissima, Sì, però mancano i metri. cortina. Sì. Paesaggio stupendo. Sì. Dicevano che era tutto il giorno al sole, dove non lo so, perché al mattino il Magari in sole. estate. E stasera per cena, wurstel con insalatina, senape e maionese. E direi filmetto a letto, Sì. no? Che abbiamo fatto anche oggi la giornata completa. Sì, come sempre. Come Ce ne fosse sempre. una che non è completa. No. Ci vediamo domani, un Ciao. bacio. Buongiorno tribù. Buongiorno tribù. C'è successo di tutto, ma di tutto. Vi mettiamo in contesto. Siamo a San Vito Lo Capo e voi vi chiederete perché siete a San Vito Ma Lo siete Capo? tornati indietro? Era in programma. Sì, era in programma tornare qua perché abbiamo una sorpresa che succederà tra un po' ed era in programma. Noi ci siamo lasciati a Buccheri, vi ricordate? Un tempo da lupi, ha iniziato a piovere, è arrivata Allerta l'allerta arancione. Siamo dovuti scendere a Pachino sulla spiaggia e E purtroppo la nostra Cinetta, vi ricordate che avevamo fatto l'analisi qua a San Vito, ci siamo comunque dovuti tornare a rifare le analisi perché avevamo cambiato le medicine della Cina, però quella notte che siamo ritornati a Pachino la Cina ha avuto una crisi forte, veramente forte. io direi fortissimo. Sì.
Quindi abbiamo dovuto richiamare il veterinario e il veterinario il giorno dopo ci ha detto venite subito a fare le analisi, le abbiamo anticipate e il giorno stesso siamo tornati, ci siamo fatti come 5 ore e mezza di Sì, furgone. eravamo a Siracusa, da Siracusa ci siamo attraversati tutta la Sicilia l'altra volta, tutta la costa sud e siamo qua a San Vito. E nel frattempo sono passati 5 giorni Perché siamo scappati dal brutto tempo, per là iniziava a fare... No, però alla fine ha No, alla piovuto fine ha piovuto 5 giorni in tutta la in Sicilia. tutta la Sicilia, quindi là avevamo lasciato Siracusa col sole, arriviamo qua a pioggia, mannaggia la pupazza, scappiamo dal sole, veniamo qua, ci troviamo la pioggia, vabbè. Anche qua sono stati giorni da lupi, 2 o 3 giorni. Freddo per la stagione che è, perché siamo in aprile, a inizio aprile, e non è normale. E la Cina sta bene. Sta bene. Stiamo aspettando l'ultima analisi del sangue che dovrebbe arrivare domani. E da lì Vedremo se alzarla. il veterinario, ragazzi, se venite a San Vito Lo Capo, è vicino a Custonaci, è un veterinario da 10. A Paceco. A Paceco. Cioè ci ha accolto giovedì scorso alle 7 e lui chiudeva alle 7:30, ci ha aspettato. Perché noi l'abbiamo chiamata e gli abbiamo detto siamo a Siracusa, mi fa tranquilli, io vi aspetto. Pensate che mi ha detto la prossima volta che la Cina ha una crisi Così grande? così grande mi chiami, fa niente l'ora che sia, mi chiami e facciamo una videochiamata e ti dico cosa fare. Veramente veramente un veterinario da 10 e lode. Quindi aspetteremo l'ultima analitica che... Analitica? No. Analisi, analitica è molto spagnolo. E ci farà sapere, credo domani, perché sono passati 7 domani giorni. o al massimo L'ultimo risultato e poi vedremo cosa succederà. La Cina. Oggi è uscito il sole, ma guardate che bellezza! Guardate, finalmente è uscito il mio Lorenzo. E oggi, visto che siamo qua nella zona, avevamo già visto quasi tutto, però la grotta del Mangiapane era chiusa e risulta che ha appena aperto, apre in aprile. Quindi, visto che non l'avevamo potuta vedere, oggi ci andiamo a vedere la grotta del Mangiapane. E ci eravamo lasciati perché tante chicchette da vedere, perché adesso, come siamo tornati indietro, faremo il giro dall'altra parte, non finisce qua. Il viaggio continua con qualche imprevisto. Sì, ma sapete che se noi ci va tutto bene, è la vita. È la vita vera, di real life. Andiamo a vedere questa grotta. We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something. Ciao Ciuchino, anche tu mi dai il benvenuto Ciuchino, ma che bello che sei. Ma che bello che sei. Oh, anche tu. Ah, ma che bel benvenuto, ci sta andando qua la grotta del Mangiapane. Asinelli e cavallini. Adesso vediamo se c'è una carota, ma non posso darla, se no mi cazziano. Sicuramente già vi danno tante carote. Finalmente ne è valsa la pena tornare a San Vito Lo Capo. Abbiamo scoperto che la grotta del Mangiapane ha aperto ieri e quindi come non cogliere l'occasione per venire a visitare questa grotta museo che si chiama Mangiapane perché la famiglia Mangiapane venne qua nei primi dell'800 e iniziarono ad abitare la grotta. Infatti non solo ci sono case qua fuori ma anche all'interno. E poi verso gli anni 50 del 1900 la famiglia Mangiapane abbandonò questo sito e così come lo vediamo oggi fu ripreso poi da un gruppo di ragazzi negli anni 80 e ne hanno fatto
un museo e adesso andiamo a vedere tutte le casette sia fuori che dentro e viene appunto rappresentata la vita rurale che appunto vivevano qua la famiglia Mangiapane e altre persone che vivevano principalmente di pesca, agricoltura e allevamento. Andiamo a farci in giro. Un altro appunto che si è dimenticato il Surpier: per entrare alla grotta del Mangiapane chiedono un contributo di 3 euro a Per il persona. mantenimento Ci che mi sta, sembra ci più sta, che, ci più sta. che onesto. Ed è aperta da aprile a Fine fine ottobre. Nel mese invernale è chiusa. Giustamente, devono riposare anche loro, eh. Iniziamo con il primo carro tipico siciliano. Guardate le decorazioni. E là c'è la prima casa perché c'è un giardino esteriore che puoi vedere e poi entriamo nella grotta. Andiamo a vedere la prima casetta. Guarda Tam, che cos'è? Il frantoio! Siamo nel frantoio. Qua pressavano sicuramente la pasta e tramite questo meccanismo azionavano la pressa e qua è dove gli asinelli pressavano le olive, poi la pasta veniva messa nella pressa e da lì usciva l'oro giallo, che buono. E qua dentro ci sono tutti i tipi di cesti, cestini e usavano la palma nana, che è una palma tipica di qua che vi faccio vedere, che è esattamente questa qua. Con queste creavano tutti i cesti. Continuiamo e queste sono le vecchie aie di una volta che usavano per le apine e giusto in faccia a noi C'è lo smielatore. c'è lo smielatore che usavano e là dietro si può vedere un'altra aia. E l'anfora. Mm. Poi qua cosa mettevano? Questa sembra una pressa anche questa. E si vede che pressavano poi tutto il panal. E tutto il panal. No, vabbè, il nido. Il nido Dell'ape. dell'ape non ci viene in italiano. In spagnolo si chiama panal. Guardate che utensile veramente particolare. Questo, come potete vedere, ci sono dentro le fibre, le vedete? Quindi veniva usata l'agave e questo strumento molto probabilmente veniva usato per spolpare l'agave e all'interno rimaneva solo appunto le fibre che poi intrecciavano per fare corde o ad esempio anche le mitiche sedie che conosciamo tutti. Questa dell'agave non la sapevo. Interessante. Siamo sotto una pianta di carrube. Io penso che questo non ve l'ho mai detto. Adesso vedete così, verde, e poi in estate diventa marrone e cade per terra. All'inizio veniva usato la polpa, veniva usata per dare agli asini, ai cavalli, che è un alimento super, super proteico per gli animali. E non ve l'ho mai detto, ma dovete sapere che i semi di carrube, voi lo sapevate che hanno tutti lo stesso peso? Infatti venivano usati dagli arabi per pesare l'oro. E oggi in giorno il carrube è definito un superalimento. Viene fatto il cioccolato di carrube, molto buono, io ho avuto l'occasione di provarlo ed è adatto anche a persone diabetiche perché non contiene assolutamente zucchero e la farina dei semi di carrube è l'unico addensante naturale che sostituisce la colla di pesce ed è usato moltissimo nella pasticceria.
Ma la bellezza di questo villaggio che c'hanno anche tutti gli animali e quello che sentite sono i pavoni. Hanno pavoni, galline, cavalli, asini. Ok. Ma bellino, È una bellino, fattoria. eh. È una La fattoria, sì, 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 però tenuto. Il bacio. Sono quelle cose che mi piacciono un casino proprio. Sì. Ben tenute, si paga per una cosa ben Ben tenuta. tenuta. Questa è la mia parte preferita, l'essiccatoio. Qua potete vedere l'uva, l'uva passa, il melograno, le salsicce che poi già hanno usato il collo e questo pane peperoncino. Ti dico che l'abbiamo visto l'altro giorno in giro e non avevo mai visto così rotondo. Ma già che lo so, me lo vado a prendere poi. E vabbè, poi il pesce, questi sono fichi. E vabbè, pesce e l'aglio, che bello! Preso appuntamento. Dal barbiere? Al barbiere. Per la felicità di tua mamma? Sì, guarda lì. Pausa È in pranzo? pausa pranzo, mi ha detto che dopo pranzo me la taglia. Continuiamo nella parte dentro della grotta, siamo arrivati e qua c'è tutta la parte dei negozi. Qua c'è il ristorante, guardate che carino. Entriamo in di una stanza, quello là in fondo è il letto che veniva fatto con la lana di pecore. Quella sopra sicuramente era la culla per i neonati, con il suo armadio fatto in legno e sicuramente qua si andava sopra in un'altra stanza. Naturalmente non posso entrare perché giustamente non si può entrare dentro nelle case. Qua dove veniva essiccato il pesce e c'è un certo odorino di pesce. E continuiamo, qua cosa c'è, Pier? Questo è Dove mettevano a posto le maniscalco. il maniscalco, non mi veniva il nome. E qua c'è un'altra, ce ne sono un sacco, Quelle marionette, no? Oh, guardate Fanno che il teatrino. belle! E qua La testa. a Natale fanno il presepe vivente. Deve essere uno Deve essere uno spettacolo. spettacolo. Vi mettiamo qualche foto perché l'abbiamo visto ed è una cosa impressionante. 140 persone del paese di Costunaci si vestono e vengono qua e animano tutto il borgo, tutta la grotta. Poi ovviamente c'è il Gesù Bambino con gli asini e i re magi, tutto bello, 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 bello. Mannaggia. Siamo ritornati in furgone. No, ma ce ne stanno capitando di tutti, ce ne capitano di tutti i colori. Cioè, abbiamo preso una scia. Vabbè, adesso io Pirla, si vede, è rimasto il contatto e come potete vedere c'è il furgone acceso e posso togliere la chiave Che non è una cosa normale. perché è consumata la chiave. Quindi stamattina quando me ne sono andato ho tolto la chiave e ho lasciato il contatto acceso. Bravo Pier. Adesso, direzione aperitivello perché ce lo siamo meritati. Cioè, c'era il bar che apre una settimana prossima qua al Mangiapane sotto il Carrube, bello bello, però Però è chiuso. ancora chiuso. Andiamo a trovarci un barettino al sole, ci facciamo Sì. l'aperitivello. Sì. Come piace a Pier. Ma la picchetto che mi ha tirato fuori oggi? Barettina in Hai riva al visto? mare. Bravo sul Pier, bravo sul Pier. Sali minerali con il vaso che sembra quello che aveva la mia nonna. Sì, no, questa qua è Sono della birra il vaso no. Il bicchiere. Sì, è della birra Messina. Una birra che fanno qua in Sicilia. Lemon soda e ci hanno portato le patatine. Guarda lì. Adesso ci godiamo l'aperitivo. Sì, 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 sì.
carino il posto, la Bonaccia si chiama. Bonaggia. È un tipico paesino di pescatori, però gli hanno creato le barchette, le botti di vino tutte colorate. Sì, bellino. Poi c'è anche la tonnara. Sì, bello bello. Direzione, torniamo dove abbiamo dormito, perché domani sul Pierre hai in mente un piano geniale, Veramente. una passeggiatina geniale. Scusa, guarda lì. Le barche dove trasportavano i tonni. Sono grandi, eh? Sì, sono enormi. Stavo dicendo che sul Pierre domani mi mando una passeggiatina. Io non gli ho chiesto niente perché faccio prima a non chiedergli più niente. Sarà tranquilla. Io ti ricordo, ti sei lamentata talmente tanto Non è che è vero, tutto in sei un piano. bugiardo. Non è vero, io non mi lamento mai se è in piano, che poi ti seguo, ovvio, lo seguo ovunque, io lo seguo. Non diciamo niente perché ogni volta che diciamo qualcosa cambiano i piani e dico che fa caldo, arriva la burrasca e dico che non c'è vento, arriva il vento, quindi per il momento non diciamo niente, va che è meglio. Ci siamo visti un tramonto, mamma Oh. mia. Ci mancano le albe. Sì, ci mancano le albe, non riusciamo a prendere un'alba perché o piove o è nuvoloso. No, poi c'era sempre quella foschia anche quando eravamo là verso Pachino, non No. si vedevano le albe, no? E sempre qua la mattina in Sicilia, non so perché sarà la primavera, però ti alzi che è sempre E c'è quasi sempre la sempre foschia. nuvoloso. Ma la grotta del Ah, che Marciano. bella! Guarda, con tutti gli imprevisti che abbiamo avuto, una cosa positiva, dovevamo Sì. proprio vederla. Eh sì, Mi sarebbe dispiaciuto non vederla. sì, se l'avessi poi scoperto com'era dentro, mi sarebbero proprio un po' girate le scatole non essere andata a vedere. Bella, dai, vedi, l'abbiamo I vista. 3 euro a persona meglio spesi. Sì, sì, io li pago anche volentieri, Sì. anche 5 o 6 per una cosa così ben Bellissimo. tenuta. Siamo sempre nel solito posto. Ormai è casa qua. Ci mancano ancora un paio di cose da fare, oltre a scalare. Oltre a arrampicare ci manca ancora un paio di chicchette che sono qua tutte vicino. Stasera cena salutare? No? No, Buste? già sbruciacchetti un po', eh. Sì, un pochino. Sì, Niente, vabbè. mangiamo lo stesso. E per sgrasciare la nostra insalatina mista. E ovviamente se lo fai bene, con maionese. Poi una bella porcata maionese, se la metti insieme, la mischi è una spettacolo. Una salsetta. Il video è arrivato fino a qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, ci fate un grosso Per noi favore, è super importante che vi iscriviate al che canale. mettete i mi piaci, che lo condividete, che lo commentate, che ci fate sapere che... Perché a noi ci piace che voi commentate, vi vediamo le facce, perché voi vedete sempre la nostra faccia. Però anche a noi piace vedere chi è dietro questo schermo. Sì, E parlare con Tam- voi, vi diamo consigli, siamo qua per questo. Quindi o voi ci date dei Sì. consigli. non siate vergognosi, No. non siate timidi, che vi vediamo. E vi mandiamo un grosso bacio, alla prossima. Alla prossima, ciao!